Salve gente, benvenuti o bentornati su Miss TV. Io sono Queen of Mischief e questa è la mia rubrica in cui parliamo di serie TV. Oggi, se siete ipocondriaci, temo che abbiate sbagliato video, perché parliamo di House MD, conosciuto nel nostro paese come Dr. House Medical Division. Come dico sempre, se non avete mai visto Dr. House neanche per sbaglio una volta mentre facevate colazione alla mattina, non avete mai veramente visto una serie TV, perché questa serie è un cult. Nata nel 2004, questa serie ha fornito diversi spunti di riflessione di tipo filosofico, etico e medico relativi al campo della medicina e della deontologia, anche grazie al suo protagonista e ai suoi metodi poco ortodossi e anche poco convenzionali. Burbero, introverso, cinico e per nulla rassicurante a prima vista, House è un personaggio a tutto tondo e molto tridimensionale. Ma andiamo per gradi. Dr. House segue le indagini del team di medicina diagnostica del Princeton Plainsboro Teaching Hospital del New Jersey, capitanato appunto da Gregory House. Ogni episodio ha un caso a sé, almeno per le prime stagioni. Poi dopo, molti personaggi, pazienti, torneranno nelle vite dei medici, scombussolandole e a volte mettendole addirittura a rischio. Le relazioni tra i personaggi si fanno più complesse man mano che la serie prosegue. E così fa anche la psicologia di House, portato a mettere in dubbio le sue convinzioni da pazienti e colleghi allo stesso modo. House è un personaggio ispirato a Sherlock Holmes, come molti personaggi della TV moderna. Ma c'è una chicca che forse non conoscete. House e Holmes condividono molte similitudini, come per esempio il metodo scientifico applicato ai casi e il loro essere freddi e distaccati nei confronti di pazienti o clienti. Ma c'è anche l'assunzione di droga. Infatti, come Sherlock Holmes era dipendente dalla cocaina, House è dipendente dal Vicodin. Ma se vi dicessi che Gregory House è l'idea iniziale dietro a Sherlock Holmes? Infatti, Sir Arthur Conan Doyle conobbe un medico all'ospedale di Edimburgo, un certo Joseph Bell. Bell, a detta di Doyle, era un medico brillante ma freddo, che utilizzava nel suo lavoro un metodo scientifico e grandi abilità deduttive attraverso l'osservazione. Vi ricorda qualcuno? Quindi è nato prima Sherlock Holmes o il Dr. House? Scherzo, ovviamente. A livello culturale, questa serie ha dato vita a un vero e proprio mito, tanto che il Consiglio Comunale di Los Angeles ha istituito il House Day, ovvero il 21 maggio 2012, come omaggio all'ultima puntata dello show. Il cast è molto variegato, tutti i personaggi sono ben strutturati e anche se alcuni sono più irritanti di altri, tutti quanti contribuiscono allo sviluppo del personaggio ma anche degli spettatori. Menzioni speciali: Lisa Edelstein, nel ruolo di Lisa Cuddy, la direttrice sanitaria dell'ospedale, con cui House ha un rapporto molto particolare. Con lei si affronta più di una volta il tema della maternità e della maternità perduta. Poi abbiamo Jesse Spencer, conosciuto anche come il tenente Casey di Chicago Fire. Lui interpreta Robert Chase, un brillante giovane medico specializzato in terapia intensiva, che subirà un profondo cambiamento durante il corso della serie ed è uno dei personaggi più ricorrenti. Infine troviamo Robert Sean Leonard nei panni di James Wilson, che è il migliore, anzi l'unico amico di House, e Olivia Wilde, che interpreta la dottoressa Hadley, detta anche 13, a partire dalla quarta stagione. Ma ora veniamo al pezzo grosso, perché come parlare di House MD senza nominare Hugh Glory? Se avete seguito la mia recensione di The Night Manager nella stagione precedente, sapete quanto adori questo attore. Qui lo troviamo freddo, scanzonato, emotivo, distaccato. Ogni puntata contiene una sua parte, in un certo senso. Con lui si affrontano i grandi temi della vita, quali la vita, la morte, la religione. E pian piano si scoprirà che non è un uomo così distaccato e freddo come invece vuole far credere. House è il personaggio. E malgrado ci siano stati altri personaggi che hanno tentato di imitarlo nel corso degli anni, le leggende non si possono imitare. Voto personale 8,5. Anche per oggi è tutto. Non dimenticate di seguirci sui nostri social: Instagram, YouTube, Twitch, X, TikTok e Facebook. Mettete mi piace anche a questo video, fategli sapere nei commenti se avete già visto questa serie, cosa vi frena dal cominciarla, e io intanto vi saluto. Un saluto a tutti dalla vostra Queen of Mischief e ci vediamo al prossimo video.